Oh, guarda che c'è Nicola Jang! Annyeonghaseyo! Oggi ci troviamo in Corea del Sud e in questo video vi porto alla scoperta del vero cibo coreano e mangeremo i piatti che non potete assolutamente perdere se venite in questo paese. Ma se capitate nell'isola di Jeju, beh, questo video è ancora più perfetto per voi. Buona visione! E per incominciare vi porto a mangiare uno dei miei cibi sudcoreani preferiti. Il locale che andremo a mangiare adesso si chiama Juksoksin Putechike. Vediamo se è aperto perché è un cibo che si mangia di sera. È chiuso. Ha detto che apre alle 5 di pomeriggio. E vabbè, cerchiamo un altro posto allora. No, no. Mi ha detto che è aperto, non so, forse ha visto che c'è il microfono, avrà pensato, questa è pubblicità gratuita. No, ma anche sulla mappa c'è scritto che apre alle 5 oggi, ha fatto un'eccezione. E poi si è pure scusata. Prendiamo un pudecicche da 2 persone. Però sono entrate altre 2 ragazze. Forse voleva accettare solo a me e poi sono arrivate altre 2 ragazze che hanno visto che c'era qualcuno dentro e allora sono entrate e lei non poteva rifiutare, no? Hana pudecicche, sei io. Yanga te. Guardate lì, ci sono appiccicati tutti gli autografi degli idol, della gente famosa sudcoreana. E qui, come potete vedere, c'è scritto chiaramente che non potete portare i cibi dal di fuori del locale. Non potete comprare una bevanda dal convenience store e portarlo qui e berlo. Al contrario della Cina, che potete comprare quello che volete al convenience store, anche gli onigiri tipo, non vi dice niente nessuno. Anche perché in Cina, per legge, è ammessa sta cosa. Com'è? Forbice, ah, su qui. E mentre si cuoce il tutto, intanto mangiamo il banchan che ci hanno dato. E qui, oh, tanta roba, eh. Qui troviamo del oden, qui chiamano oden, che sarebbe il fish cake. È il fish cake dolce ed è bello freddo, appena uscito dal frigo. Qui c'è tipo un omelette. Questo è caldo però. È un omelette di uova fatto con carote, rapa, vabbè, un misto di verdure. Ci abbiamo anche del kimchi e questo tocca sempre provarlo, perché alcuni li fanno più buoni, alcuni no. Vediamo questi come li fanno. Stupendi. Ecco, questo qui è il pudecicke, che è uno dei miei piatti preferiti sudcoreani. E in pratica è una pentolona con un misto di ingredienti all'interno che viene cotta ripetutamente con questo fornello tipo quelli da picnic ed è una specie di hot pot in stile sudcoreano. C'è la signora che mi sta osservando, mi sta guardando, non vuole che questi spaghetti diventano cottissimi, morbidissimi, che sennò fa schifo. Buon appetito! Stupefacenti. C'hanno un pizzico di dolce un po' aspro del kimchi ed è strapiccante. In questa pentola troviamo lo spam, una specie di prosciutto, poi c'è il ramen istantaneo, del cavolo cinese, del würstel, degli gnocchi di riso, c'è anche della carne e un misto di verdure tipo il germoglio di soia, la cipolla, il cipollotto. E in pratica questo piatto è una fusione tra Corea del Sud e America. Dal nome pudecicke significa stufato delle forze armate. Per forze armate si intendono le basi americane, perché durante il periodo della guerra di Corea, la Corea del Sud era molto povera e non avevano a disposizione tantissimo cibo. In pratica andavano nelle basi militari perché lì c'erano un botto di cibo confezionato e loro andavano lì per rifornirsi di questo cibo e facevano un miscuglio insieme ai propri ingredienti che erano il tofu e il kimchi. Perciò ci hanno fatto questo stufato, sta zuppona, schiaffandoci di tutto e di più tra ingredienti che ci avevano già e ingredienti reperiti dalle basi militari americane. E poi è diventato un piatto proprio nazionale, amato da tutti e che è arrivato pure in Cina. Io l'ho conosciuto lì, perciò come avrete intuito all'interno di sta pentola la maggior parte dei cibi è cibo inscatolato, cioè tipo lo spam, lo trovate al supermercato inscatolato nelle lattine. Anche il würstel è a lunga conservazione. E questo qui solitamente lo si abbina a una bella birretta, a una bella bottiglietta di soju. Proviamo pure i tteokbokki, che sono gli gnocchi di riso coreani. Stracotti, morbidissimi, si giocano in bocca. Tipo il mochi.
Questo piatto è perfetto per quando è inverno, cioè quando fuori fa freddissimo, entrate qui, mangiate sta prelibatezza, ci si riscalda il cuore e l'anima. E sto ramen istantaneo ha assorbito tutto il sapore di questa zuppa, è bella densa, è bella gustosa, dolce, aspro, piccante, veramente un misto di sapori qui. Tutto il gusto della zuppa è all'interno di una succhiata di ramen. E dato che questi fish cake sono appena usciti dal frigo e sono freddi, mettiamo all'interno di sta pentola tutto. Adesso è molto meglio. In totale abbiamo speso 17.000 won, che sono circa 11 euro. Finora è uno dei pasti più economici che abbiamo mai mangiato qui in Corea del Sud. E non pensavo fosse questo, perché in Cina costa parecchio. La signora ci ha regalato pure dei mandarini. Da quanto è gigante sembra più un'arancia. Avete mai visto un mandarino così grande? È succulento, dolce, è un pizzico di aspro. Questo vale un pasto, cioè ti riempie, eh? Che San Giuseppe. Che casamita. Adesso ci rechiamo insieme in un altro locale per mangiare un altro cibo tipico coreano che dovete assolutamente mangiare se venite qui, e si chiama dak galbi. In pratica è pollo. Qui in Corea mangiano tantissimo pollo, pollo fritto, zuppa col pollo. Ora questo che andremo a mangiare adesso è il pollo sulla piastra, è tutto pollo. E vabbè, l'importante è che lo fanno bene. Ecco, ci siamo arrivati e il locale si chiama Chuncheon Myeongdong Dak Galbi. Oh. Ife? Ah, ok. Dico soju. Dalla foto non pensavo fosse una cosa così grande. Qui c'è in pratica una piastra gigante in mezzo al tavolo in cui c'è già dell'olio. E all'interno qui ci troviamo del cavolo, della foglia di perilla, il pollo, no, l'ingrediente principale, degli gnocchi di riso e una salsina rossa che dovrebbe essere il gochujang. Qui è un po' ambigua la cosa perché per regolare il fuoco è proprio qui, cioè, capito? Oh, visto raga, è un po' ambigua sta cosa. Mamma mia, adesso ci schiacciamo il formaggio, la mozzarella, è tipo una pizza. Ed eccolo pronto il nostro dak galbi. Raga, guardate che roba è venuta fuori. E questo è l'effetto che piace ai coreani, perciò ci mettono la mozzarella un po' dappertutto, dai, diciamo. Vedete? Guardate che roba. E buon appetito. Allora, è stupendo. C'è il solito gusto dolce salato, è un po' piccante, il pollo tenerissimo, è un miscuglio di sapori, però prevale il dolce, che è il principale gusto di tantissimi piatti coreani. Stavolta non è più cavolo cinese, ma è cavolo, è un po' dolce, è ancora croccante, cioè non è proprio stracotta. Patata dolce poi c'è. Questi li hanno tagliati sottili, così si cuociono prima. Bello farinoso, dolce. E poi c'è la foglia di perilla che non si sente per niente, cioè si è sciolta. I gnocchi di riso stramorbidissimi, non sono più gommosi ma si sciolgono in bocca, tipo mangiare il mochi, no? Molto molto morbido. E c'è la mozzarella che dà un tocco in più di morbidità. Comunque avevo visto le foto, pensavo fosse una porzione così. Questo dovrebbe essere 2 porzioni, qui vale anche per 4 persone. E qui abbiamo disponibile pure della lattuga. Schiappiamo il pollo, l'aglio crudo, un po' di salsina, perché non basta. Chiudiamo il tutto e mangiamo. La verdura ci sta sempre. E il nome di sto piatto si chiama dak galbi, e dak vuol dire pollo e non anatra, e galbi vuol dire ribs, cioè le costolette di maiale. Solamente che non c'entra né col maiale
né con le ossa, perché è pollo senza ossa, ma il nome deriva dal dopoguerra in cui sostituivano appunto le costolette di maiale che non erano facilmente reperibili con la carne di pollo. E in totale abbiamo speso 37.000 won, che sono circa 25 euro, ed è compreso 2 porzioni di dak golbi e una bottiglietta di soju che non può mai mancare dato che siamo in Corea del Sud. E perciò Combe. E sto pollo è stragustoso e penso sia già stato marinato prima di essere cotto, perché se no non si spiega. E poi sta marinatura ha pure aiutato a rendere molto più morbida questa carne. Gli gnocchi di riso veramente si sciolgono in bocca. Oh, sto soju va giù come l'acqua, e addirittura a 16 gradi, ma non senti nulla, sembra acqua. È l'espressione che ho appena fatto dopo aver bevuto un sorso di soju. È una tipica espressione che fanno i coreani dopo aver bevuto il soju. E mi fa ridere, ogni volta lo faccio per imitarli e ormai è diventata un'abitudine. Guardate, mi insegno. Avete imparato? Facendo così il soju diventa molto più buono. E poi no, ti immedesimi nell'ambiente davvero local. Ah, sono felicissimo perché sono entrati dei nuovi ragazzi, perciò non c'ho fretta nel mangiare. Pensavo di essere arrivato troppo tardi, invece sono arrivato troppo presto. Perché sta incominciando ad arrivare gente. Non so se sono venuti a cenare o a fare lo spettino di mezzanotte, ma sono le 10:30 di sera. Cioè la gente normale non va a cenare a quest'ora. Mi è sembrato di sentire pure la gente vicino che sta bevendo il soju, che ha fatto quel verso lì da dopo soju. Dopo un po' la botta la senti, ancora non ho finito la bottiglia. Abbiamo pulito tutta la pentola, ma ne mangerei altri, veramente, solamente che è troppo tardi e non va bene. Ci fermiamo qua. E ora vi porto a mangiare alcune delle specialità che dovete assolutamente mangiare se venite qui in Corea del Sud, e lo mangeremo in questo locale qui che si chiama Yongdong Bongka. Oh. Annyeonghaseyo. Allora, guardiamo cosa c'hanno qui nel menù. Qui troviamo i tang, che sono le zuppe. Noi prendiamo uno classico, un samgyetang. Poi qui troviamo il bibimbap, certo lo prendiamo. Qui in Corea del Sud dovete mangiare assolutamente i noodles freddi. E qui abbiamo due versioni differenti, uno con il brodo e questo qui che è senza il brodino. E noi tanto per cambiare prendiamo la versione secca, che si trova solamente in Corea del Sud. Igo, bibimbap. Ah, sì, sì. Ok, sapevo il cinese. Adesso mi sento in imbarazzo. Sì, sì. E come avrete notato, sia in Cina che in Giappone, in ogni locale ti danno l'acqua gratuita, ma in bottiglie differenti, non c'è una bottiglia proprio sua. E invece in Corea del Sud sono tutte fatte così. Guardate che carino. E come al solito, appena vi sedete, vi danno subito il banchan, che sono questi stuzzichini, no? E perciò nell'attesa mangiamo un po' kimchi. Oh. Oh. Abbiamo mangiato solo un boccone di kimchi e è arrivato tutto subito d'un botto. E in totale per questo pasto abbiamo speso 32.000 won, che sono circa 21 euro. Per incominciare mangiamo la zuppa, il samgyetang, che è una zuppa di ginseng e pollo. E buon appetito! Oh, scotta! È buonissima, ma mi ha ostinato la lingua, perciò passiamo al bibimbap. Allora, qui abbiamo il riso in bianco sotto, poi sopra delle carote, germogli di soia, spinaci, rapa, dei funghi, un uovo sopra, delle alghe nori, del sesamo e l'ingrediente principale che dà il gusto al bibimbap è il gochujang, che sarebbe una salsa di peperoncino dolce. E prima di mangiarlo bisogna mischiare il tutto. E non dovete mischiare così, come l'insalata. Il bibimbap si mischia così. Prendete un cucchiaio, mettete sopra e fate così. Prendete un cucchiaio, mettete sopra e fate così. Lo schiacciate, no? Qui mischiando già si sente l'essenza, il profumino di questa pietanza, wow! C'ho l'acquolina in bocca. E questo è un allenamento per l'avambraccio. Bene, ora che il riso è diventato tutto rosso, è pronto per mangiare. Buon appetito! Oh,
stra buonissimo. Il riso diventa cremosissimo, bello unto, un pochino dolce, poi si abbina con questo misto di verdura che dà quella croccantezza in più. È bello gustoso, un po' piccantino. E poi se volete potete anche usare il banchan, tipo il kimchi lo mettiamo qui sopra. Dai, ora si sarà raffreddata sta zuppa. Sa moltissimo di pollo, bella gustosa, bella cremosa. Sotto già troviamo del riso e tipo un zhou, cioè un congee molto morbido che ha assorbito tutto il sapore della zuppa di pollo. Un piatto veramente salutare. Guardate la carne che si stacca subito dall'osso, cioè si scioglie, guardate. Il pollo si scioglie in bocca, è stramorbidissima, ma il sapore è sul leggero, perciò ci hanno dato anche del sale a disposizione. Un pizzico. Sapore pulitissimo, sa di pollo. La zuppa è buona, bella cremosa, densa, gustosa. Solamente che manca qualcosa. Dovrebbe essere una zuppa di pollo e ginseng, ma qui si sente solamente il pollo, manca il sapore del ginseng. Non l'ho trovato da nessuna parte, al contrario di quello che abbiamo mangiato in Cina, che c'aveva proprio un ginseng intero nella zuppa. Vi ricordate? E lì mi ricordo che appena entrato nel locale si sentiva un odore intenso di medicina cinese che era proprio il ginseng. Qui invece non si sente nulla. E infine passiamo al bibinnamyeon, che sono dei noodles freddi, versione secca, che si può trovare solamente nella Corea del Sud, perché la versione classica è quella col brodo, si chiama semplicemente naengmyeon, e che si può trovare pure nel nord-est della Cina, nella cucina della minoranza etnica coreana. Vi ricordate che l'abbiamo mangiato lì? Con la ciotolona fatta di ghiaccio che poi alla fine si è sciolto tutto e il tavolo si è zuppato tutto, abbiamo fatto un'inondazione di brodo di naengmyeon. Ecco, è quel piatto lì, ma in versione secca, che è una versione più nuova. E qui troviamo mezzo uovo sodo. E questo cos'è? La mela, questa è una mela, c'è un pezzo di mela qui. Qui c'è la salsina che è un po' dolce, del sesamo, della carota e dei cetrioli. E si mischia il tutto. Vedete qui, oddio, è diventata una focaccia di noodles. Questa qui è la versione secca, perciò è più facile che si attacchino. Avete visto che prima c'era tipo un brodino e quel brodino era l'olio e l'olio è servito per lubrificarli. Vedete adesso che si sono staccati tutti. Sono veramente saporiti, un gusto abbastanza forte perché è sul dolce e piccante. Poi c'è il sesamo che dà quel profumino in più quando mordi e questi noodles sono belli elastici, infatti come avrete visto ho masticato. Adesso ho la mascella tutta bella allenata, sono diventato un cialdo ormai. Ed è uno spaghetto bello freddo, perfetto per l'estate, perciò noi adesso qui ci abbiamo un piatto per l'estate, un piatto per l'inverno che è la zuppa col pollo e un piatto per le stagioni intermedie, per l'autunno e primavera, che è il bibimbap, che non è né bollente né freddo, è un piatto tiepido, ogni piatto rispecchia a una stagione. Buono, che poi senti pure quel sapore della frutta. Poi c'è il cetriolo e la carota che dà quella croccantezza in più. Ci sta che mischiano tutte queste verdure all'interno di questi piatti perché ho notato che qui frutta e verdura se ne mangia poca, perciò si ingerisce poca fibra e molte persone qui non riescono ad andare al bagno. Farò il contenuto del convenience store e vi presenterò una bevanda che funziona un casino contro la stitichezza. Adesso vi porto a mangiare un cibo che abbiamo mangiato anche nel nord-est della Cina e dato che è un cibo coreano è possibile trovarlo pure qui a Jeju, è proprio davanti al mio hotel. Ecco, il locale si chiama Jomaru e qui si mangia il gamjatang. Apriamo il menù e qui fanno solamente il gamjatang con diversi ingredienti all'interno. C'è quello ai frutti di mare, c'è quello secco e a noi interessa il più classico con le vertebre di maiale e prendiamo una porzione piccola che costa 35.000 won. Poi ci aggiungiamo anche un ramen istantaneo e una spremuta di mandarino. Cacchio, siamo nell'isola di Jeju dove il mandarino è famoso e ancora non abbiamo bevuto sta benedetta spremuta. Igo! 이거? 하나 주세요. No, 이거. 이거? 아하. 오렌지 주스? Orange juice. 감사합니다. E vai. E finalmente abbiamo trovato la spremuta ed è a forma di Mr. Pippo. Che carino. Qui raga è come le regole del Galateo. Tocca che qualcuno mi spieghi come usarli. Allora, questo qui è per la salsa, questo qui
è il piattino dove ci mangiate, e questo qui è l'unico, e suppongo che sia per buttare via le ossa, cioè gli scarti. E qui, come potete vedere, è tutto ustionato, basta che non date la colpa a me. Quanta roba c'è all'interno! E questo piatto è composto principalmente dalle vertebre di maiale. E questo qui è una specie di hot pot, un hot pot in stile coreano. Questo fungo qui si chiama fungo enoki, ma in Cina la chiamiamo pure see you tomorrow, che vuol dire ci vediamo domani, perché sto fungo è difficile da digerire. E in questo brodo, come potete vedere, oltre alle vertebre del maiale, troviamo i funghi enoki, delle foglie di perilla, delle patate, del cavolo cinese, c'è un miscuglio di roba. Ok, si può già mangiare, ha detto. Qui non c'è bisogno di parlare, bastano i gesti e si capisce tutto, visto? Guardate la vertebra di maiale. Mettiamo qui e lasciamo raffreddare, che è bollente. Le patate le lasciamo ancora cuocere perché a me piacciono molto molto morbide, che si sgretolano in bocca. Le verdure invece si possono già prendere. Prendiamo anche un po' di brodo. Questo piatto, raga, è stupendo se mangiato d'inverno, c'ha tutto un altro significato, c'ha più senso, diciamo. Mangiamo un po' di verdura. Ha assorbito tutto il sapore del brodo, e sta zuppa può essere considerata anche una zuppa dopo sbornia, anche perché questo locale qui è aperto 24 ore su 24, perciò dopo aver fatto serata venite qui e vi mangiate sto kamchatan. Guardate la carne come si stacca dall'osso. Raga, veramente, si scioglie in bocca, non tocca neanche morderlo. È stragustosa, e poi la carne vicino all'osso è la più buona, è la più profumata di tutte. E poi ha assorbito tutto sto brodo, che è salato e un po' piccante. Cioè, si differenzia dalla maggior parte dei piatti coreani, che sono sul dolce piccante. Questo è salato piccante ed è un brodo bello pulito, cioè senti tutto il sapore, senti anche il sapore del maiale. Abbiamo un bel sorso di Mr. Pippo. Provate a pensare una Fanta, ma al gusto mandarino, senza il frizzante. È dolce, è un pochetto amaro. E poi, guardate sta bottiglia. Volete mettere? Ah, qui abbiamo trovato pure degli gnocchi coreani, guardate. Un gnocco buonissimo, è ancora un po' gommoso, ha assorbito tutto il sapore del brodo, però mi ha ostunato il cucchiaio, perché qui in Corea fanno i cucchiai, le bacchette, tutte di ferro, perciò si raffredda molto lentamente quando viene immerso in una zuppa bollente. Il cibo e il brodo si era raffreddato, solamente che è il cucchiaio che mi ha ostunato tutta la bocca. Vediamo se la cipolla di qui è come l'ho mangiato in questi giorni. Veramente, la cipolla qui è strasuccosa ed è dolce. Ora la patata dovrebbe essere bella floscia. Vediamo. È bella farinosa, è assorbita un po' il sapore della zuppa, però a me piace ancora più morbido, perciò lo immergiamo ancora, dai. Qui se si prosciuga il brodo puoi chiamare la cameriera e te lo aggiunge. Se si prosciugano va bene, diventa tutto appiccicato. Poi ci serve ancora il brodo per immergerci il ramen istantaneo. E questo qui per me fa parte dell'anima di questo piatto qui. Cioè il carboidrato serve sempre. E mi raccomando, i noodles bisogna metterli quasi alla fine, quando hai già mangiato a buon punto, perché sennò si brucia tutto, si attacca tutto e non va bene, fa schifo. Adesso che i noodles sono pronti, li tiriamo fuori, li mettiamo sulla ciotolina. È arrivato il momento del slurp. Buonissimi, stragustosi. Sono un pochetto gommosi, sì, perché i ramen istantanei, quelli coreani, hanno più quella masticabilità rispetto a quella cinese e a quello giapponese. La porzione piccola vale anche per 2 persone, perciò ho fatto benissimo a prendere la porzione piccola. E in totale per questo pasto abbiamo speso 39 won, che sono circa 26 euro. Ora siamo saliti sull'autobus e vi porto in un altro locale. E qui sull'autobus ho notato che non prendono più il cash. È da ottobre che hanno messo questa regola qui, perciò se volete prendere i mezzi di trasporto dovete farvi una T-Money Card, dove ci ricaricate i soldi e
potete muovervi in tranquillità. E il biglietto costa 1200 won, che sono circa 80 centesimi di euro. Adesso ci stiamo dirigendo in quel posto dove vi dicevo io, che sta nei pressi del Dongmun Market, e del market dove ci stanno pure i ballerini, no? Che fanno street food, vi ricordate? E niente, nei pressi di quel market c'è pure una stradina sotterranea dove si può fare shopping, guardate. È strapieno di negozi, di vestiti, souvenir, eccetera, eccetera. Un vero e proprio centro commerciale sottoterra però. Infatti fuori fa freddissimo, c'è un vento fortissimo. Siamo scesi per fare questa tratta per arrivare fino al market, perché qui non fa freddo. Anzi, mi metterei pure a maniche corte. Guardate lì, mi sa che stanno filmando per un programma televisivo. Ho fatto la comparsa pure io. Oh, siamo arrivati! Il posto si chiama Bakery. Dobbiamo entrare subito, vanno a Roma. Finalmente abbiamo trovato un posto, perché qui in Corea del Sud ci sono le caffetterie, ci sono tantissime caffetterie belle comode, con i posti a sedere comodissime, che ci si può stare pure tutta la giornata, o se no ci sono anche tantissimi convenience store dove ci sono i posti a sedere, dove potete mangiare tranquillamente lì. Solamente l'unica cosa è che non potete portare il cibo da fuori. Queste cose le posso solo e solamente mangiare sulle panchine. E per queste 5 palle abbiamo speso 16.500 won, che sono circa 11 euro. Iniziamo da questo qui, che è alla patata dolce. Wow, è strasoffice. Mangiamo con la busta sotto, che non vorrei far cascare tutto, tutte le polverine qui, se no faccio un macello. Buon appetito! All'interno c'è la panna, bella dolce, leggera, e fuori c'è sta polverina che è patata dolce, e sa un bel po' di patata dolce, è incredibile. Il pane è leggerissimo, che si sente a malapena, una roba veramente magnifica. Wow. Ora passiamo questo qui al pistacchio. Wow. Questo ugualmente è stramorbidissimo, guardate, è molto molto fragile, potresti frantumarlo subito con una strizzata di dita. Wow, è buonissimo. È molto pistacchioso. All'interno c'è la crema di pistacchio, tipo una mousse, bella morbida, leggera, dolce. C'è il pane che è sottilissimo, non si sente nemmeno. Poi passiamo a... no, questo qui lo mangio per ultimo, perché è quello che mi ha incuriosito di più. E le cose che mi incuriosiscono di più le devo mettere per ultimo. Prossimo, dai! Al cioccolato! Questo è bello scuro, bello cacaoso. Wow! Fuori è strapieno di polverina, ed è proprio questa polverina qui l'ingrediente principale che dà un determinato sapore a ognuno di questi. Wow! Quanto è buono! Cioè, di consistenza sono uguali, identici, di sapore sono totalmente diversi. Cioè, fuori c'è la polverina di cioccolato e all'interno c'è questa mousse di cioccolato che è dolce e un pochino amara, stra buonissima, stra morbida, che poi sono dolci giusto, sono i dolci che piacciono a me. Passiamo ora a questo qui, agli arachidi. Questi sono tutti impacchettati uno per uno, così non si sporcano tra di loro, no? Wow. Anche qui la polverina cade dappertutto, perciò teniamo la busta sotto. All'interno c'è questa mousse agli arachidi, bella soffice, dolce, che sa un bel po' di arachidi, E poi fuori, oltre alle polverine al gusto arachidi, troviamo pure gli arachidi, cioè delle scaglie di arachidi, che sono belle croccanti, che ti danno quel gusto in più di arachide. Wow, come cavolo l'hanno fatti! Stupendo. Diciamo che assomiglia un pochino al bombolone, ma molto molto più leggero. La pastella fuori è molto più sottile, e poi all'interno, anziché la crema, troviamo proprio della panna, della mousse. È un incrocio tra bombolone e fiocchi di neve napoletani. E finalmente è arrivato il momento di spam!
Questo qui al mandarino di Jeju, che poi assomiglia un bel po' al mandarino che ci ha regalato prima la signora del Puteciche, vi ricordate? Beh, questo non c'ha la polverina, perciò tranquilli. Cioè, l'hanno fatto identico, sia il colore che la grandezza. E finalmente... Oh, però buona, eh? Buono il mandarino mangiato così. Dai, facciamo i seri. Wow, non me l'aspettavo. Cioè, è più mandarinoso questo che questo. Cioè, la musca è stupenda, sa un bel po' di mandarino, un po' aspro. E questo è il più particolare di tutti perché, a parte il suo gusto di frutta, no? Che è un po' aspro e sembra di mangiare gelato. Sotto c'è uno strato fatto con la farina di riso glutinoso, perciò morbidissimo, tipo un mochi. E c'è pure la marmellata di fagioli rossi azuchi. È veramente unico del suo genere. Un'invenzione veramente magnifica. Proviamo il cappellino. Wow, è buonissimo. È una fetta di mandarino essiccato. Sembra di mangiare un biscottino. È aspro e dolce, eh? E c'ha pure un filetto di salato. Cioè, l'hanno fatto veramente benissimo. Non solo l'aspetto, ma anche il gusto. Il sapore è veramente, veramente particolare e ricorda moltissimo al mandarino. E come ultimo cibo non poteva mancare il maiale, perché in Corea del Sud si mangia tantissimo la pancetta, a volte all'interno di un'insalata con riso eccetera. A me piace un botto questo piatto, ma dato che siamo nell'isola di Jeju, che è famosa per il maiale nero, andiamo a mangiare il barbecue del maiale nero. E lo mangiamo dove se non nella strada del maiale nero? Benvenuti nella strada del porco nero. E mangeremo da Donghyanggi. Where are you from? China. Yes. Hello, 你好，看一下菜单。咱们家今天呢有啊赠送你泡菜汤、拌啊汤冷面给你。两个人。Ah. Intanto sciogliamo il grasso del maiale sulla piastra. Quello che sta preparando ora è il maiale normale, pancetta normale. Dopo 2 minuti ti preparano tutto, tagliano tutto, tutto alla brace. E ragazzi, si può già mangiare, eh? Qui c'hanno pure la salsina. Wow. Guardate, ho visto un pelo, cos'è? Buon appetito! Ci sta un botto. E qui abbiamo pure la parnazza. Arancione, tutto arancione, come il mandarino di Jeju. E infatti, dato che siamo qui, abbiamo preso pure il makgeolli al sapore mandarino di Jeju. Kanpei! È stradisetante, un pochetto frizzante e sa un pochino di mandarino. Un makgeolli misto Fanta sgasata. E il metodo giusto di mangiarlo è prendere una foglia di insalata, un pezzo di carne, un altro pezzo di carne. Oh, si è appiccicato tutto, eh! Poi ci schiaffiamo del cipollotto, dell'aglio crudo e un goccio di salsina. Chiudiamo il tutto. Ora sono curioso di mangiare il maiale nero, che gusto ci avrà. Adesso vi preparo una pancetta con il kimchi. Mettiamo il kimchi qui, lo scaldiamo. Pancettina. Oh, è bella grassa sta pancetta, eh. Un pizzico di cipollotto. È da un botto che aspettavo questo momento, cioè adoro il barbecue coreano. Ora mangiamo sto fungo mega gigante. Dall'altra parte sotto ci hanno stampato il logo del ristorante. Il succo che spremi appena lo mordi è un pochetto dolce, cioè è tipo un'acqua dolciastra. Nella cucina coreana il tavolo non deve essere mai vuoto, cioè anche se ordini una cosa
ti riempiono il tavolo con tantissimi piatti, con un po' di contorno sopra. Sono bravi a decorare. Dopo un po' si asciuga il grasso che c'era sulla piastra, no? Se si asciuga non va bene, perché si appiccica tutto, si brucia tutto, no? E prendiamo sto grasso e lo mettiamo sopra. Questo è lo strutto naturale. Vedete adesso quanto è unto. Poi qui, oltre alle cose che abbiamo ordinato, ci hanno offerto anche degli altri piatti e all you can eat, tipo anche questo budino di uova. Se lo finisci le puoi richiedere. Però lo fa meglio mio padre. È bello budinoso, uovoso, ma quello che fa mio padre è imbattibile. Ora proviamo questa foglia di perilla in umido. Tanto lo sapete già che non vado matto per la foglia di perilla. Chissà, magari è buono in questo modo. È aspro, dolce, ti apre l'appetito, solamente che l'odore della foglia di perilla che non ne vado matto. Però se ti tappi il naso, cioè nel mio caso, perché non mi piace l'odore, ci sta anche. La consistenza è tipo spinaci sott'aceto e un po' di zucchero. E qui offerta dalla casa abbiamo pure la zuppa al kimchi, il kimchi jjigae. E questo è un piatto che è nato per consumare il kimchi da cotto, perché come ben sapete il kimchi è il cavolo cinese marinato e si consuma crudo. E poi dopo hanno inventato questa zuppa per mangiarla da cotta. Ed eccola qua, che è insieme a del tofu. Qui si riscalda tutto il corpo, bello aspro, un po' piccante, kimchioso un bel po'. Dato che abbiamo finito la pancetta, mettiamo un altro po' di strutto. Ed è arrivato il momento del maiale nero. Ma ve ne rendete conto? Maiale nero di Jeju. E dato che il ristorante dice che fanno il maiale nero e i clienti non lo vedono, non l'hanno spelacchiato per bene e hanno lasciato questi pelucchi ancora qui, vedete? E notiamo che è nero, cioè i peli neri, sperando che non siano capelli o peli umani che hanno appiccicato su. Oh, comunque è tutto grasso, è mandato. In Corea abbiamo mangiato la rapa bianca, la rapa gialla, ora abbiamo la rapa viola. E da notare quanto l'hanno tagliata sottile la fetta di rapa, più sottile di una fetta di prosciutto. È dolce, aspra ed è stracroccantissima, perché più è sottile e più è croccante. E l'odore rimane quello di scorreggia. Oh, non ci può far niente, è quello l'odore. Sicuramente hanno visto che sono un po' inesperto nel barbecue, perciò è venuto sto ragazzo a dare una mano. In pratica ha alzato di più il fuoco, adesso sentite che rumore che fa. ASMR, raga. E quando è quasi cotta si inizia a tagliare con le forbici. Vedete, in mezzo è ancora un po' crudo. E sapete il segreto dei coreani per mantenersi in forma? Mangiano il cibo con pochissimo olio. Guardate qui, cioè c'è la piastra che è in discesa e proprio qua c'è un vassoio dove raccoglie l'olio che sgocciola. E questo è il trucco loro per rimanere in forma, per essere così magri, belli, in forma per ballare il K-pop. Dato che il motto lì è bello leggero, abbiamo preso pure un bel soju, ma il soju che si beve solamente qui a Jeju, E sapete come lo aprono qui? Fanno così, vedete? Fa il tornado, figo, E poi sapete cosa fanno? Fanno... non lo voglio fare, dai, mi vergogno. E poi lo aprono in un modo stranissimo, vabbè. Dicono che è più buono, ma secondo me è solamente per fare figura. Alla fine rimane soju. Cambè. Questo è più dolce rispetto a quello che ho bevuto finora. Eppure questo va giù come l'acqua. Vabbè, poi dopo 2-3 bicchieri vai fuori. E sapete quanto ci è costato questa porzione di maiale nero? Solo questi pezzettini qui? Circa 14 euro. È tipo il maiale in versione wagyu o carne di Kobe, no? E perciò il primo boccone lo mangiamo senza salsa, senza nessun altro condimento, da solo, pulito. Cacchio, oh, carne pregiata. Questo è già a gusto il suo, bello profumato, di fuori un pochino croccante, c'è il grasso che non infastidisce, non dà la nausea. È un maiale tipo burroso, cioè si sente il burro, wowissimo. Mettiamo questa salsa qui.
Mettiamo nella foglia di insalata. L'aglio non può mai mancare. E un po' di salsina. Cipollotto anche. Qui si mangia piano piano, senza fretta. La carne che si è già cotta la mettiamo qui vicino. Vede, il centro c'è il fuoco e per evitare che si brucia tutto, che è carne pregiata, la mettiamo ai lati. Guardate qui sotto l'insalata cosa abbiamo trovato. Del peperoncino. Non possiamo non mangiarlo. Vediamo se è piccante il peperoncino qui in Corea. Bello succulento e non picca per nulla. Io già dentro di me pensavo sicuramente ho fatto una cazzata, invece non picca per nulla, cioè è un pizzico di piccante ma sa più di peperone. Non ve l'aspettavate, Poi la cameriera ci ha detto potete ordinare pure a gratis del naengmyeon. Cacchio, gratis, butta via. Ho fatto dammene un paio allora. Sì. Ecco è arrivato il nostro naengmyeon gratuito. Abbiamo questo qui secco, piccante, e questo qui col brodo non piccante. Questo piccante, dato che c'è la salsa, ci ha detto di mettere un pochino di brodo, così si può mescolare più facilmente. Guarda quando è diventato rosso il brodo. Fortunatamente le porzioni sono piccoline perché sono già un pochino sazio. Così è un bibi naengmyeon, un noodles freddo secco. E se ci schiaffiamo tutto il brodo diventa proprio un naengmyeon vero e proprio. Wow! Abbiamo pure delle uova di quaglia qui, un po' di cetriolo. E se volete qui c'è dato pure dell'aceto e del wasabi, che in cinese lo chiamano wasabi, ma dovrebbe essere la senape gialla, che è simile al wasabi ma non piccante. Andiamo all'assaggio. È stragommoso, dolce, ma soprattutto è straghiacciato. I miei denti hanno sofferto da quanto è freddo. Si sente molto il sesamo, è dolce e un pizzico di piccante. E se il gusto per voi non è troppo forte, ci possiamo mettere pure dell'aceto e del wasabi. Ecco cosa mancava. Aceto e senape gialla ci stanno perfettamente all'interno di questo naengmyeon. Belli rinfrescanti. Solamente che sti noodles freddi sono più adatti per l'estate. Sono strapieno, come sempre d'altronde. Perciò è giunta al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!